Che il prezzo del vinile sia ormai fuori controllo è un dato di fatto. Non fanno differenza novità o ristampe, e in mezzo a questo delirio ci sono naturalmente stampe buone e molto buone ed altre scadenti. In questa puntata dedicata ai miei acquisti degli ultimi mesi vedremo esempi per ogni categoria. Senti il fischio del caffè che sale. Una cosa è certa, sempre più appassionati stanno abbandonando il vinile in favore del CD e dello streaming. Sembra quasi che le discografiche, mentre si lamentano del calo di vendita del supporto fisico, stiano facendo di tutto per sotterrarlo definitivamente. Da appassionato e acquirente di lunga data posso solo consigliarvi di seguire i canali Telegram di Vinilicamente dedicati alle offerte per risparmiare in fondo all'anno centinaia e centinaia di euro su vinili, CD, audio e hi-fi. E a proposito di offerte, tra prezzi folli e stampe deludenti vi farò anche vedere alcuni dei titoli in vinile e CD che ho recuperato in offerta, talvolta offerte vergognose in senso buono, perché con 14 euro ci portiamo a casa le stampe Blue Note che sono audiophile, oppure triplo vinile Deutsche Grammophon a poco più di 13 euro, doppio vinile dei Franz Ferdinand a poco più di 10 euro. Nota bene, prima di effettuare qualsiasi giudizio tecnico sulla bontà della stampa in vinile, come di consueto ho effettuato 2 lavaggi con la mia lavadischi ad ultrasuoni. Primo lavaggio all'arrivo del disco, senza ascoltare nulla. Secondo lavaggio con ascolto, prima di buttarmi giù gli appunti per questo video. A grande richiesta il video è suddiviso in 3 macro sezioni: novità, ristampe ed emergenti arrembanti, con in mezzo qualche chicca al volo di varia natura, quindi se siete golosi e curiosi rimanete incollati che ne vale la pena. Intanto si parte con una delle novità più attese dell'anno, ossia Dark Mother, il 12° album in studio dei Pearl Jam, che, ve lo dico subito, non sposta niente all'interno della loro discografia, eppure non è assolutamente da buttare. Mi viene però da sorridere nel ricordare come era stato presentato da Eddie Vedder nelle interviste a ridosso dell'uscita, ossia come il loro miglior album mai realizzato. Ed è vero che ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Caro Eddie, però mi sento di dover ridimensionare un attimo la tua sensazione. Dark Matter non si avvicina neanche lontanamente ai migliori album della band, che per quanto mi riguarda sono arrivati tutti nei primi 10 anni di carriera. Alcuni brani scorrono via facendosi dimenticare subito, altri invece convincono e ci fanno capire che la bordata ce l'hanno sempre in canna e ci ricordano come mai li abbiamo amati così tanto e oggi li rispettiamo, nonostante inizi a diventare preoccupante il numero di canzoni che non sono né carne né pesce, non di album, perché in ogni album ci sono delle canzoni che valgono, però aumenta il numero di canzoni un po' insulse. Vergognoso invece, vergognoso il prezzo al lancio del vinile. È vero che si tratta di una stampa silenziosa, che la dinamica è buona e il packaging è molto curato come da tradizione per Jam. C'è anche un bel libretto con i testi ed è carina l'idea di inserire gli adesivi per personalizzare le etichette del vinile. Io non lo farò mai, però per chi vuole c'è la possibilità. Però un vinile singolo a 50 euro o a 40 in offerta è da vergogna, per cui consiglio caldamente di lasciarlo dov'è e di aspettare che scenda ad un prezzo consono, ossia quale? Tra i 25 e i 30 euro. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a raggiungere altri appassionati come te. Fammi sapere nei commenti qui sotto qual è la tua top 3 dei tuoi ultimi acquisti, così io e tutti gli altri andremo ad approfondire i tuoi consigli. Dai che voglio scoprire un disco della Madonna grazie a te, così da citarti nella prossima puntata.
allora io sono uno di quelli che non andrà a vedere i CCCP dal vivo nel tour della Reunion. Non li ho visti all'epoca della gloria e non voglio assistere adesso, per quanto sia contento della loro rinnovata intesa per onorare il quarantennale. Credo semplicemente che ogni cosa abbia il suo tempo e parlo per me, naturalmente, per i miei gusti. Detto questo, acquisterò ad occhi chiusi il loro nuovo album di inediti quando sarà, così come ad occhi chiusi ho preordinato altro che nuovo. Questo infatti è il lasciapassare per la comprensione del fenomeno CCCP. È il primo concerto tenuto dalla band, non ancora con la formazione definitiva, siamo nel giugno del 1983, quindi ancora prima che uscisse il singolo d'esordio Ortodossia. Sapendo questo, sconvolge il rendersi conto che il nucleo centrale della poetica e della musica dei CCCP fosse già delineato nel primo loro concerto e quindi in questo album, visto che a parte i 2 inediti, gli altri brani presenti in scaletta verranno pubblicati nei singoli, negli EP e negli album dal 1985 al 1989. Valore storico incredibile, valore musicale importante, ma quello si sa dipende sempre dai gusti. Mi fa piacere segnalare anche il valore squisitamente tecnico di questo live, perché per essere il frutto di una registrazione effettuata 40 anni fa lascia a bocca aperta per impatto e pulizia. E scherzando con un amico della community dicevamo che suona meglio questo degli album in studio e anche quindi delle recenti ristampe. Insomma, assolutamente consigliato. Eccoci qua, sono usciti più album dei The Smile nel giro di 3 anni che dei Radiohead negli ultimi 10. Ovvio, non significa niente, questa è solo una battuta, anche perché si sa che i side project come questo hanno tendenzialmente una dinamica più snella rispetto alle band madri di appartenenza. L'apporto di Tom Skinner alla batteria si fa sentire, però è lampante come il grosso dei The Smile derivi dalle menti e dalle sensibilità di Thom Yorke e Johnny Greenwood, e per questo il materiale non è mai banale, forse a tratti autoreferenziale, però questo è comprensibile visto che quei due rappresentano una parte importante e determinante nell'ultima vera innovazione del rock, quella avvenuta a ridosso degli anni 2000. In Wall of Eyes, il secondo album in studio dei The Smile, ci sono alcuni momenti veramente alti uniti ad altri buoni, però più monocorde. In ogni caso si sta parlando di un album consigliato, è bene specificarlo, perché l'impressione che a volte ho leggendo certe webzine italiane è che si cerchi sempre di sminuire le pubblicazioni in cui sono coinvolti nomi noti e di successo, perché il successo non va bene, salvo poi rivalutare quelle pubblicazioni o addirittura incensarle dopo 10 o 20 anni. Cerchiamo di farlo un pochino prima, ecco. Ehi amiche e amici, questa settimana in prima posizione la playlist di Vinilicamente sugli ultimi acquisti 21. Vabbè dai, era solo un modo per ricordare una trasmissione storica DJ X. Insomma, il link alla playlist di Spotify è qui sotto in descrizione. Fatene buon uso, divertitevi, ascoltate tanta buona musica, eccetera. Menzione al volo per la prima stampa in vinile del primo singolo degli Oasis, Supersonic, uscito in origine nel 1994 in CD e da subito riconosciuto come determinante nell'esplosione globale della band e del Britpop, che in realtà era già pulsante da qualche stagione e da qualche album, però grazie ai fratelli Gallagher e alla rivalità inventata ad arte con i Blair, il Britpop arriva alla massa. E per la cronaca io ho sempre preferito gli Oasis, così nel 94, così 30 anni dopo, oggi, quando Supersonic continua a spaccare di brutto. Aspettavo a gloria
Per gli amici, il nuovo album di inediti dell'indimenticabile Ivan Graziani, un album realizzato a partire da alcune tracce ritrovate nei famosi cassetti e assemblato con cura e amore dai suoi figli Filippo e Tommaso. È sia emozionante che straniante risentire la voce di Ivan in brani fino ad oggi non pubblicati, non conosciuti, perché io ricordo bene e so bene che la santificazione di oggi di Ivan Graziani è stata preceduta da anni di disinteresse verso quell'artista. Ricordo bene che chi lo incensa oggi sui giornaloni nel 1994 sorrideva della sua partecipazione a Sanremo con Maledette Malelingue e sostanzialmente snobbò l'album che lo conteneva, Malelingue, e che fu anche l'ultimo pubblicato in vita. In ogni caso, per gli amici contiene almeno 2 o 3 perle che non sfigurerebbero nelle varie raccolte pubblicate postume con i suoi brani migliori. Nota di merito per la pubblicazione in vinile con una stampa silenziosa e un master all'altezza dell'importanza del progetto. Ciliegina sulla torta, un artwork sobrio ed essenziale. Insomma, consigliato. In più di un'occasione vi ho confessato come il revival post-punk degli ultimi anni abbia iniziato a stancarmi. Ovvio che quando una cosa funziona si sfrutta fino alla saturazione e la discografia ce lo insegna da tempo. Fortunatamente gli Idols si sono confermati come una delle realtà più stimolanti del movimento, probabilmente i capobandiera, sganciandosi di lato e offrendoci un album che si allontana dai cliché del genere per spaziare e sperimentare nell'ampio universo del rock. Proprio per questo rimane indigesto ad alcuni, ma io credo che proprio questo deviare dalla via del successo facile lo renda un album importante, a maggior ragione per la qualità e la maturità raggiunte dalla band di Bristol, con un leader, Joseph Talbot, che arriva a dosare alla perfezione grazia ed irruenza nel suo registro vocale. Per quanto riguarda l'edizione in vinile, quella che io con vinile nero, ha una buona stampa piuttosto silenziosa e quindi vale l'acquisto. Sono sempre molto onesto, per cui onestamente vi dico che non mi aspettavo granché dal nuovo album dei Subsonica, perché il penultimo album di inediti mi aveva abbastanza annoiato. Ho letto che hanno rischiato lo scioglimento e, come talvolta succede dopo le crisi più profonde, si ritrovano gli stimoli e si rimette in moto il marchingegno che faceva funzionare tutto. A proposito di cosa funziona e cosa no, molto belli packaging ed artwork della versione in vinile, soprattutto quello con copertina lenticolare che ho preso io. Meno bello il prezzo di partenza, ben oltre i 40 euro. Cari discografici, datevi una regolata. Torniamo alla musica, che è meglio. In realtà aumentata non fila via tutto liscio come ai tempi d'oro, perché un paio di brani sembrano fotocopiati da album precedenti, però senza quella freschezza originaria, per cui pubblicati oggi suonano un po' fuori tempo massimo. Il resto però è davvero un bel sentire e finalmente un album dei Subsonica torna ad emozionarmi al primo ascolto e poi anche nei successivi, come non mi succedeva da anni. Troppi, quindi posso dire bentornati. Per chi come me è cresciuto negli anni 90, il ritorno degli Extra rappresenta una vittoria sulla musica vuota che ci circonda e soprattutto sulla mancanza di volontà delle major di investire sul rock. Gli anni 20 è diventato realtà grazie a chi ha supportato il crowdfunding dal giorno zero, perché hanno dovuto fare il crowdfunding per pubblicare questo disco. Incredibile. Grazie agli addetti ai lavori che hanno giustamente esaltato la campagna ideata e sostenuta instancabilmente da Marco Olivotto e grazie agli Extra naturalmente. Ho letto tantissimi commenti entusiasti scritti da chi ha ricevuto la propria copia in CD o vinile e questa poi è la maglietta e io non posso che accodarmi alle lodi che ho letto, aggiungendo che
mi solletica una vicinanza di intenti e di impatto al loro capolavoro. Alterazioni. Gli anni 90 hanno dimostrato che il rock italiano vendeva e riempiva i locali, poi i discografici hanno smesso di investirci. Gli extra ci ricordano che è possibile fare rock senza sembrare nostalgici o ammuffiti anche negli anni 20. E io invece ricordo a chi non ha fatto in tempo a partecipare al crowdfunding che vinile e CD si trovano nei negozi fisici e online, al momento su IBS, ma arriveranno anche su Amazon e lo possiamo ascoltare anche in macchina o sui mezzi via smartphone nelle principali piattaforme di streaming. Compriamolo in massa, perché se poi ci lamentiamo che non escono dischi di rock italiano validi, ci meritiamo le mazze ferrate sui denti, sulle gengive, che fa più male. Sei uno squarcio aperto in me. Bisogna esserci stati da te. Uno ostaggio, un ratto che smentiva i luminari d'amblè. La scena jazz londinese è da anni in fermento. Negli ultimi anni stanno uscendo molti album interessanti, due nomi al volo, The Comet is Coming e Nubia Garcia, che era presente nei miei dischi dell'anno del 2022. Dalla stessa scena londinese provengono anche gli Ezra Collective, di cui ho recuperato il secondo album, pubblicato a fine 2022, dal titolo Where I'm Meant to Be. E come gli artisti citati poco fa e come ci ha insegnato la musica di oggi, l'unica vera innovazione è la contaminazione di generi, ed è così anche nel jazz, che proprio grazie a questa sua apertura sta raggiungendo un pubblico mediamente più giovane e meno settoriale, quindi tradotto che non ascolta solo jazz. Doppio vinile che suona da paura e rende merito ad un album assolutamente consigliato. Chi già mi segue, e anzi ne approfitto per ringraziarlo, chi già mi segue saprà quanto ho apprezzato Trip with the Lady di Maurizio Bruno, e l'ho apprezzato a tal punto da invitarlo qui per registrare una live session. E poi, dal punto di vista strettamente tecnico, vista la qualità dell'incisione, ho utilizzato questo vinile come riferimento per i vari componenti hi-fi che ho testato. E a proposito, applausi a Bruno, perché Trip with the Lady è ormai sold out, 300 copie per un disco di sola chitarra, tanta roba. Dicevo, qualità di Trip with the Lady è qualità che si conferma e anzi migliora un pelo nel secondo capitolo, che cambia un pochino il titolo. Trip with the Ladies diventa plurale, perché a questo giro Bruno ha utilizzato più di una chitarra. Molto bello l'artwork, che saggiamente, secondo me, continua il mood del primo capitolo con questa ampia cornice bianca, e suggestive sono le esecuzioni del chitarrista piemontese. Però su quanto Bruno sappia far parlare lo strumento non ho più alcun dubbio. Questo lo trovate sul sito di Hi-Fi di Prinzio, per comodità vi lascio il link in descrizione. Occhio che sono solo 250 copie, quindi ecco. Questa è una puntata piena di belle sorprese, perlomeno per me, come il nuovo album di Piotta, che qui in copertina mette anche il suo vero nome, Tommaso Zanello. Una notte infame. È una delle più emozionanti anche perché è ispirato dalla scomparsa del fratello, è aperto dalla sua voce, e in questa elaborazione del lutto l'artista romano, un tempo noto per il famoso tormentone che non citerò, l'artista romano riesce ad essere intimista senza mai risultare pesante o posticcio. È un rap maturo che sa intrattenere e sa far riflettere, e che sullo sfondo vede lo scorrere della storia di questi due fratelli. Buona l'incisione in vinile e giusto, azzeccato l'artwork, con una stampa che contiene i testi ed una foto di Fabio Zanello. E credo che questa, immortalata nel retrocopertina, sia la zona di Tommaso, che so essere grande amante del vinile. Ciao amici, da Tommaso e la Spiotta, vinilicamente. Come sapete anche io amo e colleziono il vinile, ed è per questo che adesso ci mettiamo su un bell'album.
La notte infame, eccolo qua. Su questo vecchio torrents mio e di mio fratello Fabio, un modo per ricordarlo anche con la musica, con la buona musica che gira sempre solo in vinile. Dai, ciao a tutti! Come dico spesso, leggo tutti i vostri commenti, poi magari non riesco a rispondere a tutti, però li leggo tutti e prendendo spunto da uno tra quelli lasciati sotto al mio video dei top 2023 ho ascoltato Dove nascere, il primo album solista di Federico Dragogna, già leader dei Ministri. Grazie quindi a chi ha voluto condividerlo, perché è un album davvero ben scritto, suonato e arrangiato e che merita assolutamente tutta la vostra attenzione. Se non fosse diventata una bestemmia, lo definirei un disco politico, per come ci fa riflettere su alcune nevrosi e abitudini della società odierna. Bravo Dragogna! No, non è lei. Bravo Dragogna. Questa è una figliola, non so chi sia. Ho già speso più volte parole dolci per Maze, uno dei produttori italiani contemporanei più talentuosi in circolazione e che, come molti dei suoi contemporanei, non si vergogna a mescolare alto e basso. Debutto con i singoloni da radio e secondo album interamente strumentale. Maya, che è il terzo album, non vi farà cambiare idea su Maze, perché se non vi piaceva prima, non vi piacerà neanche adesso. Peccato che dietro il disgusto di molti miei coetanei ci sia un rifiuto a prioristico per tutto ciò che anche lontanamente possa ricondursi al rap o all'hip hop. Vero è che un paio di brani risultano troppo plasticosi anche per me, che tendenzialmente sono di bocca buona, però basta la finale Il velo di Maya per rimettermi in pace con tutto il resto. Edizione in vinile lussuosa e costosa, ma almeno suona come si deve ed esteticamente ha il suo perché. Mi sono innamorato all'istante della passionalità di Mari Samuelsen qualche anno fa, quando YouTube mi ha proposto una sua esecuzione di Antonio Vivaldi. Rimango estasiato, ma metto nel cassetto. Succede molto spesso, ecco, nella mia vita da appassionato musicale. La seguo, ma distratto, fin quando scopro il suo ultimo album, Liss, grazie al videoclip scelto per promuoverlo. Liss è consigliato a chi riesce a sentire nella classica, e in questo caso nel violino della Samuelsen, lo stesso impatto di un assolo di Jimmy Page o Jimi Hendrix o Miles Davis o Buddy Rich e così via. Devo ringraziare un amico della community per avermi inviato un regalo che ho particolarmente apprezzato. Si tratta di Opeth, il debutto di Sandri, uno dei tanti talenti italiani che meriterebbero un pubblico più ampio, ma che rimangono schiacciati dalla sovrabbondanza di musica e dalla pigrizia dell'ascoltatore italiano medio per tutto ciò che non è canonizzato. Tra Lucio Battisti, Io sono un cane e le suggestioni più stralunate di Lucio Dalla, Opeth è stato un mio ascolto ossessivo per diversi giorni, e questo succede con gli album importanti. Recuperatelo e ascoltatevi in streaming il nuovo EP Esposizione che è uscito qualche settimana fa. Aftermath dei genovesi Tecnoir è un grande album che ho scoperto grazie a un paio di voi che me lo avete segnalato in direct su Instagram. Colpo di fulmine al primo brano, Saturate, che mi ha fatto subito pensare a una via italiana al trip hop che grazie all'evoluzione del genere può legittimamente respirare internazionale. Per intenderci, i primi riferimenti che mi sono venuti in mente sono quelli di Massive Attack e Portishead, questi ultimi soprattutto per l'utilizzo delle chitarre in arrangiamenti dove l'elettronica riveste il ruolo principale. La voce femminile vellutata fa il resto, richiamando l'electro soul che piace oggi alla gente che piace. Trovate tutto sul loro sito o sulla loro pagina Bandcamp, e a tal proposito vi consiglio il bundle
col disco precedente Never Trust the Algorithm. Anche questo molto molto interessante. Vi avevo già parlato de Il silenzio delle vergini per Fiori recisi, il penultimo album pubblicato nel 2020, e per La chiave di Berenice confermo l'impatto generale assolutamente positivo verso una proposta che mescola la trama strumentale al parlato, allo spoken word. Consigliato a chi ha voglia di scoprire qualcosa che esuli dai soliti canoni dell'alternative italiano. Ho recuperato l'ultimo EP dei Cannibali Commestibili su consiglio delle Pietre dei Giganti, la band fiorentina che è stata qui a registrare una live session, e in quell'occasione abbiamo parlato a lungo di musica, di cosa ci piace soprattutto, e tra i vari nomi che ci siamo scambiati mi ero segnato quello dei Cannibali Commestibili, perché le Pietre avevano ascoltato in anteprima questo EP e mi assicuravano che mi sarebbe piaciuto, e così è stato. È una bella bomba di alt rock e stoner in italiano, dove le svarionate strumentali impattano alla grande nello stomaco, proprio lì dove si fa sentire la musica che ci piace. E per curiosità e per ammortizzare le spese di spedizione ho messo nel carrello di Bandcamp anche il debutto del 2019. Preferisco l'EP, però anche questo è una bella bombetta, dai. In attesa della puntata dedicata esclusivamente ai miei acquisti in cassetta, voglio farvi vedere al volo almeno le due novità più interessanti che ho acquistato negli ultimi mesi, e si tratta delle pubblicazioni di Dirt Tapes. Non è un caso che la cassetta delle live sessions sia stata pubblicata da loro, perché come Vinilicamente nasce dalla passione per il vinile e la musica in generale, così avviene per Dirt Tapes nell'ambito del nastro magnetico. Cosa abbiamo? Abbiamo la ristampa per il trentennale del demo di esordio dei Tre Allegri Ragazzi Morti, pubblicato nel 1994 esclusivamente su cassetta. L'artwork di questa ristampa riprende quello originali e le colorazioni disponibili erano due, questa qui rossa e quella trasparente glitterata. Ho detto erano perché sono andate sold out in un baleno, e allora, visto che questa non la possiamo più comprare, possiamo investire i nostri dindini sull'EP di debutto di Eugenio Surnia, consigliato a chi ha apprezzato Bonola Boy, l'album di esordio di Kandra, e a tutti quelli che amano il cantautorato di spessore. In entrambi i casi si tratta di master realizzati appositamente per queste pubblicazioni, un remaster dal nastro originale per i Tarm ed uno dal digitale per Surnia. Tanta bella robina che trovate sul sito di Dirt Tapes. Ecco alcune delle offerte che ho acquistato anch'io, tra quelle che vi segnalo ogni giorno sul canale Telegram, che vi fanno risparmiare centinaia e centinaia di euro a fine anno. Questo è l'ultimo album solista di Eddie Vedder, discone di Lady Blackbird, il suo debutto a 18,99, partiva da oltre 30 se non sbaglio. Questo di Ella Fitzgerald live at Montreux a 9 euro e qualcosa. A proposito di 4 stagioni, questa è una delle esecuzioni più amate dagli appassionati di classica, nella direzione di Trevor Pinnock. Frankie High Energy era un autarchico doppio vinile colorato a poco più di 15 euro. Questo un bel discone di Electro House, acquistato doppio vinile, acquistato a 9 euro, adesso sempre in offerta a 17,99. A proposito di blues, per chi non avesse niente o volesse fare un regalo e fare una figura splendida, ci sono questi due volumi, Confessing the Blues, volume 1 e volume 2, entrambi doppio vinile nero che suona da paura, brani scelti dai Rolling Stones a poco più di 20 euro in offerta. Ristampe Blue Note, questo è un disco di Fats Navarro, quindi insomma, Blue Note, qualità audiophile a prezzo budget, come scrivo sempre sul canale Telegram. Introducing Johnny Griffin a poco più di 12 euro, 13 euro, doppio vinile colorato per l'oroscopo speciale di Samuele Bersani. Il mio disco preferito del cantautore bolognese è quello di Replay, portato a Sanremo, se non sbaglio, nel 2000. Il mio disco preferito di Jack Johnson a 16,99, da una partenza di oltre 40,
Black Hero reggae giamaicano, il loro debutto a 16,99, prezzone, anche questo prezzone 16,99, il debutto degli Aswad, sempre reggae, l'ultimo disco solista di Zamboni, a proposito di CCCP, la mia patria attuale, acquistato a poco più di 14 euro, forse tra i 13 e i 15, insomma prezzone, un bel disco dei Waterboys, Room to Rome a 17 qualcosa, bella raccolta dedicata al 90° anniversario di Sergio Endrigo, mai troppo ricordato, doppio vinile colorato, uno blu, uno verde a 23,99 se non sbaglio. Bella raccolta dedicata ai grandi classici dell'hip hop a poco più di 22 euro. Segnalata e acquistata in offerta anche questa ristampa di Nada, ho scoperto che esisto anch'io, discone clamoroso con brani scritti da Piero Ciampi. Da tempo non veniva ristampato, infatti le prime stampe costano assai. Come vi ho detto più volte, non c'è il canale dedicato solo al vinile, ma anche quello dedicato al CD, e anche lì ho approfittato di alcune offerte segnalate, come questa raccolta doppio CD dedicata al grande Gary Moore a poco meno di 5 euro, credo 4,99, ristampa giappo di Miles Davis e Quincy Jones live a Montreux a pochi spiccioli. In super offerta questo cofanetto, un 5 CD dedicato al grande Fred Buscaglione della serie Sono stato gangsta rapper prima di te, cofanetto dedicato agli Emerson, Lake e Palmer dal vivo, 7 CD acquistato ad un prezzo incredibile, così come il cofanetto con i dischi dal vivo dei Dire Straits, 8 CD. Mi domando, poteva essere più ricca la ristampa per il trentennale di Jar of Flies degli Alice in Chains? Beh, diciamo che più povera era veramente difficile farla, e diciamo anche che sono decisamente troppi. 35 euro per un EP. Ok che il remaster suona bene, ok che la stampa è piuttosto silenziosa e l'album è incommentabile, in quanto uno degli esempi più belli di come il grunge potesse resistere qualche anno in più se opportunamente contaminato. Ci sono poi alcuni degli stralci più drammatici delle interpretazioni di Lane Staley, pace all'anima sua. È tutto bellissimo, tranne il prezzo decisamente fuori parametro. Come ho detto nel primo episodio di Italia 90, che vi linko in descrizione, catartica dei Marlene Kunz per alcuni tratti rimane insuperato all'interno della loro ricca e sempre affascinante discografia. Grazie a Dio per questo trentennale è stato fatto un ottimo lavoro nel remaster e nella stampa in vinile, nonché nel packaging e nell'artwork, e stesso discorso anche per le edizioni in CD. Unica nota dolente: il prezzo di vendita del cofanetto deluxe, sproporzionato rispetto al contenuto e poco esclusivo, poco deluxe, visto che nel giorno dell'uscita i file audio del demo inedito presente su cassetta erano già stati pubblicati su YouTube. Per tutto il resto, come ho già detto, 92 minuti di applausi. A proposito di classica, di violino e di 4 stagioni, ho recuperato un'altra bella esecuzione, quella di Anne-Sophie Mutter, accompagnata dalla Filarmonica di Vienna e diretta dal leggendario Herbert von Karajan, album pubblicato in origine nel 1994 e registrato 10 anni prima dalla violinista tedesca. Considerata da molti appassionati come una delle migliori esecuzioni dell'opera di Vivaldi, e vale assolutamente l'acquisto anche grazie a un'incisione di livello. Ricordavamo prima Jar of Flies degli Alice in Chains come uno dei massimi esempi della possibile evoluzione del grunge. Qui invece abbiamo un tipico esempio di grunge nudo e crudo, e anche meno noto rispetto ai soliti grandi nomi, perché si tratta della ristampa di Music on Vinyl del debutto delle Babes in Toyland, Fontanelle. Ho sempre preferito le Babes in Toyland alle altre Riot Girls del movimento, le L7, perché dalle sonorità più ombrose e non solo piene di chitarre grasse, una chicca da scoprire per i ventenni che sono partiti da Nirvana, per Jam, Soundgarden e Alice in Chains e vogliono qualcosa di nuovo e più sporco.
come da tradizione Music on Vinyl, ristampa che vale quello che costa, quindi consigliata. Per uno come me cresciuto a pane e Litfiba, ogni ristampa che li riguarda è cosa buona e giusta, soprattutto quella di Sogno Ribelle, essendo la prima in assoluto dal lontano 1992, anno di pubblicazione originaria. Per quanto mi riguarda basta il lato D a giustificare l'acquisto, perché lì ci sono le esibizioni infuocate di 3 grandi classici catturati durante il tour di El Diablo, i remix e le nuove versioni di alcuni dei cavalli di battaglia della band fiorentina. In alcuni casi sono convincenti e in altri meno, e l'inedito dell'epoca, Linea d'ombra, è abbastanza trascurabile nel canzoniere dei Litfiba. Come per le altre recenti ristampe del catalogo CGD e quindi oggi Warner, non c'è traccia di remaster e il packaging è essenziale, però bisogna anche dire che è preso pari pari dalla prima stampa, che riproduce fedelmente. Prezzo di lancio 38 euro, che dal punto di vista assoluto è alto, dal punto di vista relativo, visti i prezzi delle prime stampe, diventa più abbordabile. Diciamo che il suo prezzo ideale per me sarebbe poco sotto i 30 euro, cifra che ha già raggiunto recentemente e che vi ho segnalato sul canale Telegram dedicato alle offerte. Edizione limitata e numerata, non si sa però quanti siano le copie complessive, perché c'è solo il numero relativo alla copia in nostro possesso, non c'è scritto 830 di 1000 per intenderci. Doppio vinile bianco 180 grammi che suona discretamente, però ripeto non c'è traccia di remaster e si sente. Ho ascoltato allo sfinimento i primi 2 album dei Grant Lee Buffalo alla loro uscita 1993 e 1994. Il terzo album, Copperopolis, aveva un paio di pezzi riuscitissimi, ma tanta magia si era già persa. Il quarto album e ultimo, Jubilee, non pervenuto. Però i Grant Lee Buffalo meritano assolutamente di essere ricordati, anche solo per il fatto che furono benedetti da Michael Stipe dei Rem, ma soprattutto per questi 2 grandissimi album di rock americano fatto col cuore. Dopo 30 anni, Fuzzy e Mighty Joe Moon riescono ancora a emozionare perché sono pieni di passione. La senti nella voce di Grant Lee Phillips, lui, negli arrangiamenti e nei testi. Le nuove ristampe, oltre a mettere una pezza alla lunga irreperibilità di queste 2 chicche propriamente 90s, offrono un remaster che è all'altezza, che esalta l'opera originale, ma come quella indugia un po' troppo sulle alte frequenze, come molti dei dischi usciti in quell'epoca. Niente di grave però, perché il godimento è assicurato e consigliato. Questi qui, bomba. Per gli amanti del blues ci sono 3 album imperdibili di 3 leggende, e tra l'altro 2 di questi, ossia questi 2, li ho segnalati quando ero in offerta sul canale Telegram di Vinelicamente, che trovate linkato in descrizione. Robert Johnson è unanimemente considerato come uno dei padri fondatori del blues, nonostante la sua carriera, se così la vogliamo chiamare, sia durata solo 7 mesi, e la leggenda narra che abbia venduto l'anima al diavolo in cambio del successo che però arriva quando lui è già morto da un pezzo, quindi non se ne fa di niente, avendo lasciato questo mondo a soli 27 anni nel 1930.
38. Il riconoscimento del suo lavoro arriva grazie a questa raccolta pubblicata in origine nel 1961 e ristampata nel corso degli anni da decine di etichette diverse. E nonostante avessi già quella di Music on Vinyl, ho voluto testare anche questa perché pubblicata dall'etichetta originaria, la Columbia. E dopo averle messe sul piatto e avendo constatato una notevole somiglianza, sono andato a osservare il vinile da vicino e, a parte il colore, a parte la diversa edizione, si tratta della stessa matrice, quindi stesso master. Ecco il perché di una somiglianza così spiccata. Altra bomba incredibile è Burning di John Lee Hooker, che contiene il suo brano più noto, Boom Boom. Ristampa Craft Recordings, quindi qualità audiofile a prezzo contenuto, e come vi dicevo prima l'ho segnalata in offerta su Telegram, per la precisione a meno di 20 euro. Pazzo chi non ne ha approfittato. Chiudo questo trio delle meraviglie con la ristampa Music on Vinyl di In Step, l'ultimo album pubblicato in vita da Stevie Ray Vaughan, prima appunto della sua tragica morte avvenuta a causa di un incidente aereo. Stevie Ray Vaughan, considerato uno dei chitarristi più grandi di sempre, il Jimi Hendrix bianco, e come tutti i passionisti dava il meglio di sé quando era a contatto col pubblico, quando sentiva tornare indietro l'energia che lui trasmetteva allo strumento. Senza stare tanto a filosofeggiare, guardatevi un qualsiasi clip live qui su YouTube e capirete subito di che mostro sacro stiamo parlando. Incisione di livello, ma ogni ristampa Music on Vinyl non delude. Solo tanto amore per gli Eli, cioè Elio, le storie tese, e tutte le nuove ristampe in vinile e CD sono fatte come si deve, e anche queste due che ho recuperato in offerta e ovviamente ve le ho segnalate su Telegram, anche queste due regalano grandi soddisfazioni. Sono particolarmente legato a questo album, Esco dal mio corpo e ho molto paura, che è il primo che ho acquistato in CD all'epoca dell'uscita, però anche Pirla ha un posto speciale nel mio cuore grazie al tormentone Nessuno allo stadio, che fu la sigla di Mai dire mondiali nel 1994, quando la Jalapas trasformava in oro tutto ciò che toccava. Come scrive Francesco Brunale nel suo nuovo libro, Dynamite rappresenta il miglior album di crossover puro mai realizzato in Italia. Glielo appoggio perché quando ascolto Dynamite all'uscita nel 1993 non riesco a capire benissimo cosa ho acquistato e cosa sto ascoltando, perché c'è il rock distorto ma anche il reggae e lo ska, il bagaglio del passato prossimo della band di Alyosha e del King Giuliano Palma, che per quanto mi riguarda ha dato il meglio di sé proprio in questa band. E proprio da questo album parte la trilogia del futuro dei Casino Royale, che inanellano un capolavoro dietro l'altro, Dynamite appunto, Sempre più vicini e CRX. Dynamite è un album imperdibile per capire quanto siano stati floridi gli anni 90 musicali italiani, imperdibile anche per una ristampa in vinile che rende assoluta giustizia al valore artistico, grazie a una stampa silenziosa e un remaster coi fiocchi curato da Pino Pinaxa Pischetola, e poi un artwork che devo dire veramente godurioso, tutto giusto, tranne il prezzo di lancio, anche in questo caso. Nei giorni scorsi però ve l'ho segnalato su Telegram poco sotto i 30 euro e a quel prezzo va preso al volo, perché è vero che alcuni prezzi di lancio gridano vendetta, però dobbiamo anche essere oggettivi e giusti, perché non si può pretendere di pagare ogni album nuovo o ogni ristampa con questa cura meno di 20 euro. Stiamo attenti a non passare da appassionati a sloganisti. E dal mare di gente una luce una sera, perché credi impossibile ancora si avvererà una nuova corona, ma ora so cosa sono, sì senza regina, un re senza trono. Oh yeah. Un re senza trono. Grazie mille.
Fiona Apple è una delle tante artiste di cui mi sono innamorato nel corso degli anni. Ricordo soprattutto come la puntavo nel videoclip di Criminal, il brano presente nel suo debutto capolavoro del 1996, Tidal. Un debutto, ahimè, mai più eguagliato in intensità e accessibilità, perché la Apple è diventata via via più complessa nella scrittura e negli arrangiamenti, sempre album di qualità, ma la struggente bellezza dell'esordio è un ricordo lontano. Ovviamente lo avete visto, mi sono buttato a pesce su tutte le ristampe pubblicate in blocco a fine 2023 perché da secoli fuori catalogo. Il mio consiglio è ovviamente di partire con questo Tidal, che tra l'altro è su doppio vinile a 45 giri, che per quanto sia un filo rumoroso suona da paura, e poi c'ha un bel libretto con foto e testi. Se vi innamorerete di questo album potete provare con gli altri che hanno comunque una qualità media notevole. A proposito di blocchi, qui ne abbiamo un altro. Queste sono ristampe recentemente pubblicate da Saifam, etichetta di cui vi ho parlato più volte e che è già stata presente sul canale in altre puntate e che trovate spesso in edicola, quindi chi magari non le acquista su Amazon le trova in edicola a un prezzo ridotto perché in quanto pubblicazioni editoriali, quindi l'IVA è al 4% e costano meno. Queste non sono state acquistate in edicola ma su Amazon, i pre-order ve li avevo segnalati come al solito sul canale Telegram. E cosa c'è da dire? C'è un grande punto a favore di queste ristampe, cioè che tornano disponibili dopo tanti anni o per la prima volta in vinile, come in questo caso, come nel caso di Molteni, il secondo album, Fiducia nel nulla migliore, probabilmente il suo album più bello. Tornano o ritornano o comunque ci sono per la prima volta grandi album dimenticati, come ad esempio questo di Stefano Rosso, Una storia disonesta, il live della reunion dei Massimo Volume, il debutto di Fausto Rossi, il secondo album Poco zucchero. Quindi dischi incredibili, per cui un grande punto a favore di Saifam, ma c'è anche qualche contro. La resa audio per tutte queste ristampe recenti è solo discreta, e come già vi ho dimostrato con la ristampa in vinile colorato dell'album omonimo di Piero Ciampi, il controllo qualità è inesistente. Vero è che in alcuni casi il master di partenza è già problematico, come per il live dei Massimo Volume, però negli altri casi ci sono comunque troppi pop e click anche dopo il doppio lavaggio ad ultrasuoni e troppo rumore di fondo, troppa caffettiera. In una puntata precedente, forse proprio l'ultima prima di questa, vi avevo dimostrato l'incredibile autogol con la ristampa dedicata ad America Goodbye del grande Alberto Radius. A questo giro c'è un altro dettaglio su cui voglio porre la vostra attenzione: l'edizione numerata, dove la numerazione è su un adesivo e non sulla copertina, e già questo non è il massimo, ma soprattutto l'adesivo è appiccicato sulla cover mentre andrebbe messo sul cellophane. Perché? Perché la copertina è un'opera d'arte, non va rovinata con adesivi. Al limite passi l'autografo, ma solo quello, e poi rimuovendolo dalla copertina l'adesivo si rischia di rovinarla, e lì sì che sono santi in picchiata. Venendo al dunque, spero che Saifam continui a ristampare delle vecchie perle della nostra discografia da troppo tempo ignorate dalle major, e quindi per questo gli va assolutamente fatto un grande plauso, ma spero anche che stiano più attenti ai dettagli produttivi, che sia la fedeltà di un artwork, la resa audio del vinile o un adesivo, anche perché i vinili Saifam dell'edicola hanno un prezzo, 16,99, più spesso ultimamente 19,90, 19,99, adesso non ricordo i centesimi. Queste ristampe invece hanno il prezzo di molte altre ristampe odierne, talvolta anche superiore. Vedi il caso di Molteni, che io ho acquistato in pre-order ad oltre 40 euro, quindi insomma stiamoci più attenti.
E ci siamo anche a questo giro video infinito con tanta roba interessante. Mi raccomando, due cose: se volete risparmiare sui vostri prossimi acquisti, raggiungetemi sui canali Telegram di Vinilicamente dedicati a vinile, CD e audio e hi-fi, e poi scrivetemi nei commenti qui sotto la vostra top 3 dei vostri ultimi acquisti, così da prendere spunto per uno dei miei prossimi acquisti. Non siate timidi. A presto e buoni ascolti. E vai con i teclori.